Io saluto, vi saluto. Buonasera, ecco. Siamo alla Vicaria, che è un'ex fabbrica di scarpe, dove con la mia compagnia lavoriamo da quasi 15 anni. In questo luogo è nato praticamente tutta la mia attività artistica di questi ultimi anni. Sono siciliana, ma quando lavoro e quando scrivo le mie storie cerco sempre di scrivere in un linguaggio universale, cioè di allontanarmi da Palermo, perché non voglio fare un teatro locale e quindi cerco sempre di parlare di cose, di argomenti e di temi che hanno a che fare con gli esseri umani, cioè con l'umanità, le domande che si fanno gli esseri umani in generale, partendo da questo dialetto, che non è un dialetto ma è una lingua rielaborata, che appunto parte dalla lingua della strada, ma è una lingua che si forma e si concretizza anche con la gestualità. Non uso quasi mai delle scenografie ingombranti, ma c'è sempre tendenzialmente lo spazio vuoto, perché sono gli attori che sono il paesaggio del mio teatro, per cui non ho bisogno di grandi elementi scenografici, ma ho bisogno sicuramente della loro esperienza di vita sul palcoscenico, per cui gli attori sono, diciamo, i portatori sani e insani di questo mio modo di fare teatro. Si massacrano fisicamente perché lavorano moltissimo sul training, perché col corpo raccontano praticamente quasi tutta la mia poetica e quindi diciamo che sono degli elementi fondamentali del mio teatro. Il mio teatro parla di famiglie soprattutto, la famiglia è l'elemento centrale perché è il piccolo nucleo sociale da dove parte poi tutto, nel senso che l'individuo si forma nella famiglia, per cui per me è il luogo più interessante dove esplorare poi le grandi domande, formulare le grandi domande sull'umanità. Le famiglie che racconto sono famiglie comunque del sottoproletariato, insomma famiglie povere fondamentalmente, non borghesi, perché non mi interessa raccontare la borghesia, mi interessa raccontare la miseria, però nella miseria c'è sempre una grande anche leggerezza e grande allegria. Per cui non è che racconto delle storie tristi perché parlo di miseria, racconto delle storie di miseria in cui c'è anche molta leggerezza e quindi i miei spettacoli sono anche comici, sono leggeri, ci sono anche insomma dei momenti quasi di avanspettacolo. Ho fatto la scuola dell'Accademia d'Arte Drammatica a Roma e quindi la mia formazione è soprattutto come attrice. E poi dopo, piano piano, invece si è trasformata in questa strana esigenza mia di stare fuori e di fare la guardona. Una che guarda, osserva e cerca di aiutare gli attori a fare probabilmente quello che non sono riuscita a fare io perché non avevo un grande talento come attrice. Poi dopo ho incontrato Gabriele Vacis, che mi ha insegnato tantissime cose fuori dall'Accademia. Poi ci sono dei grandi maestri, innovatori del Novecento come Cantor, come Carmelo Bene, come Artaud, non solo sul teatro ma anche la letteratura è una fonte importante per me. Appunto il più grande costruttore delle famiglie è Dostoevskij, per cui per me, per esempio, la letteratura russa è una fonte inesauribile, importantissima del mio, insomma, cammino di artista.